Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Annexate Havas Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Annexate? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere annexate durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è annexate? Annexate è un farmaco a base del principio attivo flumazenil, appartenente alla categoria degli antidoti e nello specifico antidoti. È commercializzato in Italia dall'azienda Havas Pharmaceuticals SRL. Annexate può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Annexate 0,5 mg/5 ml Soluz. Iniet. Per uso endovenoso 1 fiala 5 ml. Annexate 1 mg/10 ml Soluz. Iniet. Per uso endovenoso 1 fiala 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Kepla Pharmaarznemiddel GmbH. Concessionario. Havas Pharmaceuticals SRL. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe H. Principio attivo. Flumazenil. Gruppo terapeutico. Antidoti. Forma farmaceutica. Soluzione. Uso interno. Indicazioni. Annexate è indicato per neutralizzare gli effetti sedativi centrali delle benzodiazepine. Trova quindi utilizzo in anestesia ed in terapia intensiva nelle seguenti condizioni. Anestesia. Interruzione dell'anestesia generale indotta e mantenuta con benzodiazepine in pazienti ospedalizzati e ambulatoriali. Annullamento della sedazione benzodiazepinica in brevi procedure diagnostiche e terapeutiche in pazienti ospedalizzati e ambulatoriali. Neutralizzazione delle reazioni paradosse dovute alle benzodiazepine. Terapia intensiva per il trattamento di iperdosaggio volontario o accidentale da benzodiazepine. Come agente specifico nell'annullamento degli effetti centrali delle benzodiazepine nei casi di iperdosaggio da farmaco, ritorno alla respirazione spontanea e alla coscienza al fine di non rendere più necessaria l'intubazione endotracheale o per consentire l'estubazione. È indicato per la neutralizzazione degli effetti sedativi delle benzodiazepine nei bambini con un'età superiore ad 1 anno. Posologia. Annexate va usato per via endovenosa da un anestesista o comunque da un clinico esperto. Può essere somministrato come tale o diluito. Per infusione endovenosa può essere diluito in soluzione glucosata al 5% o in soluzione fisiologica allo 0,9% e può essere usato anche in concomitanza con altre procedure di rianimazione. Anestesia. La dose iniziale consigliata è 0,2 mg somministrati a endovena in 15 secondi K. Se non si raggiunge il grado desiderato di coscienza entro 60 secondi, può essere iniettata una seconda dose di 0,1 mg che può essere, se necessario, ripetuta ogni 60 secondi fino a raggiungere una dose totale di 1 mg. La dose abituale è 0,306 mg. Terapia intensiva. La dose iniziale raccomandata è 0,3 mg per via endovenosa. Se non si raggiunge il grado desiderato di coscienza entro 60 secondi, annexate può essere ripetuto con una dose di 0,1 mg fino al risveglio del paziente o fino al raggiungimento di una dose totale pari a 2 mg. Se si ripresenta sonnolenza, possono essere iniettati 0,1-0,4 mg del farmaco in perfusione endovenosa della durata di un'ora. Il dosaggio e la velocità della perfusione devono essere aggiustati individualmente fino al raggiungimento del risveglio desiderato. Nei reparti di terapia intensiva, annexate somministrato in perfusione lenta e opportunamente diluito non deve provocare sintomi di astinenza in pazienti trattati per prolungati periodi di tempo con dosi massicce di benzodiazepine. Se dovessero presentarsi segni inattesi di stimolazione eccessiva, andranno somministrati a endovena 5 mg di diazepam o 5 mg di midazolam.
Se dosi ripetute di annexate non producono un miglioramento della funzione respiratoria e dello stato di coscienza, sarà opportuno prendere in considerazione una diversa eziologia, non benzodiazepinica. Compromissione epatica. Poiché il flumazenil viene metabolizzato principalmente nel fegato, è raccomandata l'attenta titolazione del dosaggio nei pazienti con funzionalità epatica compromessa. Bambini con età superiore ad 1 anno. Per neutralizzare gli effetti sedativi indotti dalle benzodiazepine nei bambini con età superiore ad 1 anno, la dose iniziale raccomandata è 0,01 mg/kg, fino a 0,02 mg, somministrata per via endovenosa in 15 secondi. Se il grado desiderato di coscienza non viene raggiunto dopo un'attesa di ulteriori 45 secondi, un'ulteriore iniezione di 0,01 mg/kg può essere somministrata, fino a 0,02 mg, e ripetuta ad intervalli di 60 secondi se necessario, fino ad un massimo di 4 volte, per una dose massima totale di 0,05 mg/kg o 1 mg, a seconda di quale sia tra le due indicate la dose minore. La dose deve essere personalizzata a seconda della risposta del paziente. Non ci sono dati disponibili sulla sicurezza e sull'efficacia della somministrazione ripetuta di annexate ai bambini per la risedazione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. È controindicato l'uso di annexate nei pazienti ai quali sia stata somministrata una benzodiazepina per il trattamento di una condizione potenzialmente pericolosa per la sopravvivenza del paziente, esempio, ipertensione endocrinica o stato di male epilettico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. È opportuno tenere i pazienti sotto controllo medico fino a 24 ore dopo la somministrazione di annexate. L'eliminazione può essere ritardata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Annexate blocca l'effetto centrale delle benzodiazepine per interazione competitiva a livello dei recettori. Viene bloccato da annexate anche l'effetto sui recettori benzodiazepinici di agonisti non benzodiazepinici, quali zopiclone, triazolpiridazine e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere annexate durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere annexate durante la gravidanza e l'allattamento? Sebbene gli studi in vitro e la somministrazione nell'animale di dosi elevate di annexate non abbiano evidenziato problemi di embriotossicità, teratogenicità o di compromissione della fertilità, la sicurezza circa l'uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sebbene la somministrazione di annexate determini il risveglio ed un buon grado di vigilanza, è opportuno informare i pazienti di non intraprendere occupazioni rischiose richiedenti uno stato mentale di totale vigilanza, quali operare su macchinari pericolosi o guidare veicoli durante le prime 24 ore dalla somministrazione di annexate, poiché l'effetto delle benzodiazepine originariamente ingerite o somministrate può tornare a manifestarsi. Effetti indesiderati. Annexate si è rivelato ben tollerato sia negli adulti che nei bambini. Negli adulti annexate è ben tollerato anche a dosi superiori a quelle consigliate. Non sono stati segnalati casi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio da più farmaci, in particolare con antidepressivi triciclici, possono insorgere effetti tossici, quali convulsioni e alterazioni del ritmo cardiaco, con la neutralizzazione dell'effetto delle benzodiazepine ad opera di annexate. L'esperienza di sovradosaggio acuto con annexate nell'uomo è molto limitata. Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio con annexate. Il trattamento di un caso di sovradosaggio deve consistere in misure generali di supporto, incluso il monitoraggio dei segni vitali e il controllo dello stato clinico del paziente. Anche a dosi superiori a quelle consigliate, anche a dosaggi di 100 mg e non sono stati segnalati sintomi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antidoto. Codice ATC.
V03A25. Meccanismo d'azione. Annexate, un imidazobenzodiazepina, è un antagonista delle benzodiazepine che blocca, per inibizione competitiva, specificamente l'effetto centrale dei farmaci che agiscono attraverso i recettori. Proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica del flumazenil è proporzionale alla dose nell'ambito del range terapeutico ed oltre, fino a 100 mg. Distribuzione. Annexate, base debole lipofila, è legato per circa il 50% alle dati preclinici di sicurezza. Studi nell'animale hanno rivelato bassa tossicità e assenza di attività mutagena. Elenco degli eccipienti: sodio edetato, acido acetico glaciale, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.